Perché Can Yaman sta facendo un passo indietro? È l'amore a dettare il ritmo, oppure una rottura clamorosa con il sistema? Dietro le quinte qualcosa si muove, qualcosa scricchiola, qualcosa cambia davvero. Benvenuti sul mio canale YouTube, Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, se volete sostenere questo viaggio nel cuore più segreto dello showbiz, iscrivetevi e restate con me fino alla fine, perché ciò che sentirete potrebbe ribaltare tutto ciò che pensavate di sapere su Can Yaman e sul suo modo di vivere la fama. In un mondo dove se non mostri non esisti, lui sceglie di non giocare. Nessuna corsa a pubblicare storie, nessuna sfilata di post perfetti, nessuna esibizione di sentimenti per guadagnare qualche like in più. Can Yaman ha tirato il freno, ha abbassato il volume del frastuono digitale e si è concesso il lusso più raro, il silenzio. Non è stata una sbandata momentanea né un capriccio d'orgoglio. È parso fin da subito un gesto lucido, ragionato, quasi chirurgico. Un taglio netto fra il clamore e la sua vita interiore. Un gesto che ha infranto il copione non scritto dei rotocalchi e dell'algoritmo, quel copione che ripete sempre la stessa frase: se non ti fai vedere, non conti. Eppure, eccoci qui a domandarci la stessa cosa: è davvero l'amore ad aver vinto? O Can ha ingaggiato una battaglia diversa, più profonda, più pericolosa per l'ordine stabilito? Quando ha iniziato a diradare le apparizioni, quando le sue giornate non sono più scivolate in una collana di stories, quando lo sguardo di tutti ha cominciato a rimbalzare su un profilo che non dava appigli, il sistema ha reagito. Qualcuno ha sussurrato di offerte pubblicitarie evaporate, di piani di comunicazione rivisti all'ultimo, di telefoni che squillavano meno. Eppure chi conosce Can giura che non è una questione di cachet, ma di respiro. Dicono che la sua frase, riferita con discrezione in stanze dove le parole pesano, sia suonata così: questa vetrina continua mi toglie l'aria. Voglio vivere, non farmi guardare vivere. Nel circo della celebrità, la visibilità ha preso il posto del talento come moneta corrente. Quanti seguaci? Quante interazioni? Quale brand oggi? Quale domani? Non interessa più come reciti, ma come scintilli sullo schermo di un telefono. Can ha messo un cuneo in questa ruota che gira senza sosta. Il suo è apparso come un rifiuto educato ma fermo, una mano che si scosta dalla stretta obbligata con l'industria del sempre e subito. E così, mentre alcuni investitori hanno iniziato a guardare altrove, mentre certe campagne pensate su misura hanno cambiato testimonial in corsa, il racconto facile ha provato a ridurre tutto in un titolo: ha scelto l'amore. Ma voi lo sapete, quando una storia sembra semplice, è perché qualcuno ha deciso di non raccontare gli strati. E qui entra Demet Özdemir. Non come causa, non come alibi, ma come presenza. Una presenza che porta calma dove tutto vorrebbe correre, una complicità che non ha bisogno di essere messa in scena per esistere. C'è chi l'immagina ritagliarsi spazi senza telecamera, a trovarsi negli interstizi del tempo, dove le parole non diventano contenuti e i silenzi non sono voragini da riempire coi filtri. Can non ha mai voluto trasformare l'intimità in spettacolo, e con Demet questo principio sembra sia diventato fondamento, rifugio, patto. Quando condividi ogni cosa, quella cosa invecchia all'istante, avrebbe confidato, lasciando intendere che ciò che custodisce di più non lo si vedrà mai in primo piano. Non è distanza, è difesa. Non è snobismo, è cura. Eppure il mondo del pettegolezzo non si arrende alla complessità. Si fanno paragoni con il passato, si rispolverano immagini, si misurano sorrisi, si confrontano sguardi. Si domanda se i vecchi legami non siano stati travolti dal flash impietoso, se i commenti, le insinuazioni, le letture forzate non abbiano sfilacciato tutto ciò che avrebbe potuto essere. Accanto a Demet, dicono, tutto scorre con un'altra temperatura, meno clamore, più sostanza. Meno apparenza, più ritmo interno. Una relazione che non ha bisogno di conferme pubbliche per respirare. Qualcosa che non si presta alla passerella del consenso. Non crediate che dietro le quinte sia filato tutto liscio. Si mormora di riunioni tese, di manager che avrebbero messo in guardia Can: così invisibile, il mercato può dimenticarti. Un monito che suona come una sentenza in un ambiente in cui l'oblio è la paura più grande.
Ma lui, si dice, avrebbe tenuto il punto. Meno progetti, forse. Ma scelti con un criterio nuovo, non la portata virale, bensì la verità che sanno risvegliare in lui. È un cambio di rotta che spaventa chi fa dei numeri l'unico faro, ma che può rivelarsi la mappa verso qualcosa di più duraturo. Un percorso che non elimina il rischio, lo sceglie. Un atto di fede nel proprio tempo interno. Perché i brand avrebbero fatto un passo indietro? Nel mondo della pubblicità la presenza conta quanto l'immagine. Se non alimenti il flusso, se non giochi con il ritmo che tutti ballano, diventi un punto interrogativo. Eppure a Khan l'idea di essere una domanda invece che una risposta preconfezionata non dispiace. Lasciare che siano i progetti a parlare, invece dei post. Permettere che l'attesa aumenti il valore, anziché prosciugarlo. Un equilibrio difficile, certo. Ma non impossibile da maneggiare quando sai chi sei. E allora, quel titolo tanto comodo, ha scelto l'amore, che cosa nasconde? La verità è che Khan non ha selezionato solo un sentimento, ma uno stile di vita. Ha alzato un argine contro il rumore, ha scelto la semplicità che non vuol dire povertà di esperienza, ma selezione. Ha voluto proteggere ciò che lo nutre, invece di offrirlo in pasto a 1000 sguardi. In questo, Dimet è una compagna, non un pretesto. Una donna che davanti alle telecamere sa muoversi, ma che non si lascia domare da esse. La differenza è sottile e fondamentale. La frase che più ha fatto discutere, quella che in molti giurano di aver sentito echeggiare dietro porte socchiuse, suona come uno schiaffo silenzioso al sistema. Questa superficialità mi ha schiacciato. È un'accusa, sì, ma anche una confessione. Perché ammettere di essersi sentiti stretti dice molto del coraggio di cambiare misura. Alcuni colleghi pare si siano irritati, se la prende con tutti, avrebbero borbottato. Ma non c'è un dito puntato contro le persone. Semmai contro un meccanismo che trasforma le vite in palinsesti e gli amori in rubriche fisse. Sui social, i fan si sono divisi. C'è chi lo vede come un gesto potente, un invito a ricordare che dietro le foto ci sono battiti veri. E c'è chi si sente escluso, come se fosse stato chiuso fuori da una festa a cui si era abituato a partecipare. Ma il paradosso è che questo arretrare dalla ribalta non ha affievolito la curiosità. L'ha incendiata. Ogni apparizione sporadica diventa un evento, ogni parola pesa di più, ogni sguardo vale il doppio, perché non è preceduto da una sfilza di indizi. Il silenzio, quando è intenzionale, crea eco. Arriviamo alla domanda che tutti si fanno: cosa succederà alla sua carriera? È l'azzardo che lo porterà a fare meno, ma meglio? O il prezzo sarà troppo alto e i riflettori gli chiederanno il conto? Se dobbiamo credere alle voci più insistenti, Khan ha scelto una traiettoria meno affollata. Pochi ruoli, cuciti su misura, capaci di dirgli qualcosa prima ancora che al pubblico. Una scommessa. Ma le scommesse, quando sono sorrette da una visione, sanno diventare poetiche. È sparizione o ritrovamento? Alcuni leggono in questo ritiro un addio mascherato. Altri, un ritorno a casa. Forse le due cose insieme. Sì, ha scelto l'amore. Ma ancora di più ha scelto di non confondere il rumore con il battito del cuore. Si è allontanato per sentire meglio. E se c'è una lezione che il mondo delle celebrità ha già imparato 1000 volte, è questa: certe stelle brillano con più forza quando non sono puntate da ogni lente. È allora che la loro luce non acceca, scalda. Non illudetevi che sia stato indolore. Ogni decisione così netta comporta perdite. Opportunità andate, contratti sfumati, visibilità impicchiata. Ma in cambio è arrivata una qualità nuova nell'aria. Il tempo ha ripreso consistenza, il ritmo ha ritrovato il suo battito naturale. E in quel ritmo, dicono, c'è Dimet. Non come trofeo, non come bandiera, ma come presenza quotidiana, discreta, forte. Il genere di presenza che non ha bisogno di conferme perché esiste per ciò che è, non per ciò che mostra. Se mi chiedete se sia una foga o coraggio, vi dico: quando dici no a qualcosa che tutti danno per scontato, quella è la definizione stessa di coraggio.
E tuttavia non è il coraggio plateale delle dichiarazioni roboanti. È quello dei gesti coerenti ripetuti giorno dopo giorno. Rifiutare l'automatismo del pubblica e sei, scegliere il vivi e basta. Non siamo abituati a questo. E forse per questo ci attrae tanto. C'è chi sussurra che la crisi con il team di gestione sia stata vera, breve ma intensa, riunioni dove si sono messi sul tavolo numeri e grafici, previsioni e calcoli. Ma la matematica a volte non coglie il valore delle pause. E una pausa ben scelta può diventare una sinfonia. Immaginate uno spartito con troppi suoni, la pausa è ciò che restituisce senso alla musica. Khan ha preso quella pausa e l'ha trasformata in spazio creativo. Ciò non significa rifiutare tutto. Significa accogliere soltanto ciò che risuona con la sua nuova scala di priorità. Per questo la narrazione ha scelto l'amore regge solo se capiamo che cos'è l'amore, qui, non un pretesto per distrarsi, ma una lente nitida con cui mettere a fuoco. L'amore, quando è vero, non pretende di essere filmato. E chi ha visto Khan e Dimet lontano dai set parla di gesti semplici, una passeggiata senza itinerario social, una cena in un posto che non finisce su una mappa virale, risate che non hanno bisogno di diventare audio da remixare. È così che si difende la sostanza, standole accanto senza urlare. Intanto il pubblico, che è più attento di quanto molti credano, ha iniziato a cogliere le sfumature. I commenti si dividono, è vero, ma emergono parole nuove, respiro, scelta, misura. Non più solo trend, boom, follow. Siamo forse davanti a un cambio d'epoca piccolo e rumoroso, che non avviene nei numeri, ma nelle coscienze di chi guarda e di chi viene guardato. Cosa aspetta Khan, adesso? Progetti selezionati, pare. Lontani dalla quantità compulsiva e più vicini alla qualità che lascia il segno. E quando la qualità guida, anche il silenzio diventa un annuncio potente. Ed ecco l'altro lato della medaglia. Non è l'addio ai social, è l'addio all'idea che la vita debba essere sempre una vetrina. Quando vorrà, parlerà. Quando avrà qualcosa che vale, mostrerà. Il resto, lo terrà dove deve essere, nel luogo in cui i sentimenti non hanno bisogno di spettatori. Così, mentre i titoli gridano e gli hashtag cercano un appiglio, la domanda vera resta sospesa: Khan Yaman ha davvero scelto l'amore, oppure ha scelto se stesso, e proprio per questo l'amore ha trovato spazio per crescere? Dimet è il punto di svolta, un incontro che non si fa contenuto perché vuole restare sostanza. E se ci pensate, è proprio per questo che ci interessa così tanto. Perché in un'arena dove tutti vivono per essere guardati, ci sono ancora quelli che diventano indimenticabili scomparendo per un po' alla vista. Se questo sguardo dietro il sipario vi intriga, se volete restare aggiornati su ciò che conta davvero e non solo su ciò che lampeggia per un istante, mettete un like, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e lasciate il vostro commento. Qui non rincorriamo il rumore, lo ascoltiamo, lo filtriamo e cerchiamo il senso che resta. Perché la celebrità cambia pelle ogni giorno, ma le scelte che contano, quelle che ridefiniscono un percorso, continuano a parlare a lungo anche quando non vengono condivise. E la storia che stiamo guardando nascere, tra Khan Yaman e Dimet Özdemir, forse è proprio questo. Un racconto che preferisce il battito al battage, la verità alla vetrina, il tempo al trend. Restate con noi, perché la prossima svolta potrebbe essere già dietro l'angolo, pronta a ricordarci che certe decisioni non speggono la luce, la rendono più chiara.